Vorrei tanto ringraziare il Senato per la profondità, l'ampiezza e la sensibilità di tutti gli interventi. Ho ben poco da aggiungere se non alcune rapide osservazioni. Quando ci sono grossi cambiamenti, e quello che stiamo vivendo è più di un grosso cambiamento, è l'entrata e la sensazione che tutti noi abbiamo di entrare in un periodo completamente diverso da tutto ciò che abbiamo visto finora, un periodo lungo, parliamo di momento esistenziale in cui il futuro cambierà radicalmente. Quando ci sono questi momenti, la prima pulsione è quello di fare i conti con se stessi e con gli altri, di dire io avevo visto giusto e tu non avevi visto giusto, ti eri sbagliato, hai visto che io ho ragione, oppure dire io ho sbagliato, però c'erano dei buoni motivi. Ecco, ho la sensazione che questo sia in un certo senso marginale. Ora non è il momento di fare i conti con se stessi e con gli altri. È il momento di fare i conti con la storia non quella passata, ma con quella di oggi e di domani. E so più chiaro, la nostra storia, tolti gli ultimi 80 anni, è una storia di massacri, di guerre, di tirannie, di dittatori, di guerre lunghissime. Questa è la storia secolare che ci ha accompagnato. Ed è questa storia, quando prima mi riferivo alle liane della giungla che entrano nel nostro giardino di pace, è questa storia che sta entrando nel nostro presente e nel nostro futuro. È con questa storia che bisogna fare i conti. Quindi ora a questo punto il passato, quel che abbiamo fatto, gli errori, tutto questo è utile perché, migliora la consapevolezza personale, ma è inutile se ci divide. Quello che abbiamo davanti è qualcosa che ci deve unire. È una battaglia perché il futuro, soprattutto il futuro dei figli, il futuro dei giovani, sia il più possibile conservato come è stato il nostro passato. Un passato di pace, di libertà. Quando succedono questi momenti di grandi cambiamenti, di grandissimi contrasti, la reazione è una reazione necessaria, ma occorre essere attenti, occorre fare in modo che la reazione non cambi i nostri valori, altrimenti vince sempre l'avversario, vince quella storia che vogliamo tenere fuori dal nostro presente. Tra questi valori ho più volte parlato di democrazia, di libertà, di pace, di desiderio di prosperità, ma ci sono anche le decisioni che abbiamo preso recentemente per combattere il cambiamento climatico. C'è la transizione ecologica da difendere in questi valori. Quindi quando noi parliamo di energia, di importanza di affrontare il presente, lo dobbiamo fare con la consapevolezza che è un momento che ci serve ad affrontare questa emergenza, ma non cambia quello che noi abbiamo deciso circa l'importanza fondamentale di questa lotta al cambiamento climatico. Secondo punto, ho sentito prima dire che tutti dicono ci vuole più Europa, ci sono invocazioni, in questo senso sono invocazioni che poi lasciano il tempo che trovano perché nessuno le segue. In realtà quello che è cambiato oggi è che c'è più Europa, la risposta dell'Europa è stata pronta, ferma, rapida, forte e unita soprattutto.
Questo è il gran cambiamento rispetto a quell'atteggiamento, come dire, un po' velleitario degli ultimi decenni, non di anni, non mesi. Quindi questa è una cosa importantissima. Ci vedevano impotenti, forse Putin ci vedeva impotenti, ci vedeva divisi, ci vedeva, come dire, inebriati dalla nostra ricchezza. Si è sbagliato, si è sbagliato. Siamo stati e saremo pronti a reagire, a ribattere. E non lo facciamo perché vogliamo, come dire, difendere un nostro espansionismo aggressivo, come sto pensando a quelli che dicevano che noi vogliamo che la NATO vada dovunque. No, non lo facciamo per quello. Lo facciamo per lui, questo è quello che fa lui, ma noi non lo facciamo. Noi lo facciamo per difendere i nostri valori. Una terza considerazione riguarda la necessità della diplomazia, la necessità del dialogo. Ho sperato, come avete visto, fino alla fine che si potesse evitare questa mostruosità. E non ci siamo riusciti. Non ci siamo riusciti in parte, secondo me, perché era tutto stato premeditato da tanto tempo. Ci sono man mano che andiamo avanti, vediamo certe azioni. Per esempio, le riserve della Banca Centrale Russa sono state aumentate 6 volte dalla guerra di Crimea a oggi, dall'invasione della Crimea a oggi, 6 volte. Perché? Perché in quell'occasione effettivamente ci fu una grossa difficoltà. Sono aumentate 6 volte e come si fa di solito? Sono state depositate, alcune lasciate in deposito presso altre banche centrali in giro per il mondo e altre depositate presso banche normali. Non c'è quasi più nulla, è stato portato via tutto. Queste cose, e non si fanno in un giorno, queste cose si fanno in mesi, mesi e mesi. Quindi non ho alcun dubbio che ci fosse molta premeditazione, se uno vuole, molta preparazione. Quindi, torno al dialogo. Certo, bisogna pensare che alla fine da tutto ciò si esce con la pace e per arrivare alla pace ci vuole il dialogo. Ma ho l'impressione che questo non sia il momento. Avete visto ieri il secondo, terzo tentativo del presidente Macron di parlare, avete visto ogni volta che le dichiarazioni del presidente Macron sono smentite dalle dichiarazioni di fonte russa. Quindi verrà un momento e per questo occorre tenere sempre l'attenzione vigile, occorre afferrare quel momento quando si presenta. Ho l'impressione che ora non ci sia, ma noi restiamo pronti in ogni caso. Oggi è un momento in cui il Senato ha discusso sostanzialmente il fatto che i valori fondanti della nostra Repubblica sono minacciati e in questa occasione, di fronte a questa minaccia, il Senato ha voluto esprimere il suo sostegno al presidente Zelensky, agli ucraini, all'azione di sostegno che l'Italia fa e farà sul piano umanitario e al governo. E per questo voglio ringraziarvi.